Ciao a tutti, in questa puntata di Forzinet commenterò quanto accaduto a WWE Crown Jewel, l'ultimo grande evento della WWE che si è svolto a Perth in Australia, un evento che secondo me è andato molto meglio rispetto a WrestlePalooza, dove erano state annunciate delle sorprese, ma sorprese non ce ne sono state, probabilmente ce ne sono state più qui, nonostante i risultati dei match siano stati molto in linea con le aspettative e con le predictions, però direi subito di partire con il grande main event che ha visto il campione WWE Cody Rhodes affrontare il campione del mondo Seth Rollins, che è uscito vincitore da questa contesa laureandosi anche Crown Jewel Champion, quindi assicurandosi oltre a quella cintura da non so quanti carati anche l'anello che lo scorso anno vinse proprio l'American Nightmare. In questo caso la contesa è stata molto interessante, è durata quasi mezz'ora con delle manovre molto belle secondo me, come per esempio la Crossroads che Seth Rollins ha connesso ai danni di Cody Rhodes, ma anche Cody Rhodes comunque ha fatto il suo, è stato coinvolto Michael Cole, si sapeva che non sarebbero apparsi a bordo ring Bron Breakker e Bronson Reed, ma io mi aspettavo qualcosina in più. Non c'è stata la sorpresa, non c'è stato il botto, ma il botto Seth Rollins l'ha fatto con l'orologio, il motivo proprio di questa storyline che si è sviluppata, si è rinvigorita in queste ultime settimane, dato che Seth Rollins qualche settimana fa a Raw aveva parlato proprio di quell'orologio che Cody Rhodes gli aveva regalato dopo la sua vittoria a WrestleMania come omaggio per averlo assistito nella detronizzazione di Roman Reigns. Ebbene, quello stesso orologio, poi, che Seth Rollins ha detto tra l'altro non si era mai messo prima di allora, è stato decisivo perché l'ha utilizzato per colpire Cody Rhodes al viso e poi appunto metterlo KO con il suo classico curb stomp e ottenere il conteggio di 3 per laurearsi appunto Crown Jewel Champion. La rivalità tra i due io credo che a questo punto possa essere anche conclusa, soprattutto perché uno fa parte del roster e uno dell'altro. Questo era un match ormai diventato classico per Crown Jewel tra i due campioni, quello che prima andava a uscire a Night of Champions. Quindi secondo me tra i due magari ci sarà un ulteriore match in futuro, sicuramente avranno modo di rincrociarsi le loro strade, però per ora penso che per Seth Rollins ci sia ancora da archiviare la pratica CM Punk, mentre per Cody Rhodes c'è ancora Drew McIntyre, Randy Orton, anche lì non si è visto nessuno dei due, quindi secondo me è stata una sconfitta piuttosto pulita quella per Cody Rhodes, perché ha perso per l'utilizzo di un oggetto che non poteva essere utilizzato, ok, però si tratta di un orologio, non si tratta di una mazza chiodata, di blocchi di cemento, insomma di una roba pesantissima, ecco. Al di là di questo, però, il prossimo avversario di Seth Rollins non sarà sicuramente Roman Reigns, dato che si parla di una rivalità tra i due per WrestleMania, ma soprattutto perché Roman Reigns, a grandissima sorpresa, ha perso contro Bronson Reed, e questa è la grande sorpresa della nottata di Crown Jewel, della nottata australiana, perché il padrone di casa è riuscito a vincere un match che secondo me non avrebbe mai vinto, pensavo almeno io questo prima che accadesse. Ovviamente Bronson Reed è stato aiutato da Bron Breakker che ha colpito con una spear proprio Roman Reigns all'improvviso. A sostegno di Roman Reigns sono arrivati gli Usos per dar manforte al capo tribù, ma l'intervento degli Usos alla fine si è ritorto contro lo stesso Tribal Chief, dato che Jey Uso nel tentativo di colpire con una spear Bronson Reed ha finito per colpire Roman Reigns schiantandolo contro un tavolo che era stato appoggiato al paletto di sostegno del ring, e quindi Roman Reigns da lì, da quel momento, è stato praticamente vittima dello tsunami di Bronson Reed, che ne ha approfittato per chiudere e portarsi a casa una vittoria clamorosa che secondo me ha anche poco senso, ma potrebbe avere senso con una chiave di lettura diversa, ovvero quello di un ulteriore split dalla Bloodline, perché Jey Uso a me non la racconta giusta e si è avvicinato più volte al turn heel. Al momento ancora non c'è questo turn heel, vuole comandare lui in un certo senso, vuole ripercorrere le orme di Roman Reigns. Forse potrebbe anche stargli stretto il fatto che ci sia Roman Reigns, che sia tornato Roman Reigns a guidare la baracca. E io credo che potrebbe esserci anche uno split e un tradimento di Jey Uso, questa volta ai danni del fratello Jimmy e anche di Roman Reigns, o addirittura magari di entrambi gli Usos, ma più di Jey Uso per come sta andando la situazione. Si parla di un Wargames match tra questi membri, insomma, della Bloodline con CM Punk e anche altri componenti. Lì forse potrebbe esserci il momento decisivo, dato che Roman Reigns comunque ha parlato agli Usos al termine del match dicendo che comunque vuole loro bene, ma che devono comunque sapersi comportare in un certo senso in determinate situazioni. Jey Uso non è che sia stato proprio felice delle parole di Roman Reigns, e quindi io credo che ai War Games lì potrebbe veramente succedere qualcosa di clamoroso se
non prima, però penso che possa accadere lì, vedremo se poi sarà così oppure no. Stephanie McGarr è la nuova Crown Jewel Champion, in un match durato non tantissimo, è stato il match più breve della serata come prevedibile. Stephanie McGarr ha fatto le sue classiche mosse, soprattutto i Devil's Kiss, che ormai hanno conquistato il pubblico di ogni parte del mondo. Ebbene, Stephanie McGarr è riuscita a battere un atleta che finora era stata imbattibile. Anche in questo caso, secondo me, era abbastanza prevedibile questo successo. Infatti, io nelle predictions avevo parlato proprio di una vittoria di Stephanie McGarr, ma non solo io. Era fondamentalmente quasi scritta come vittoria, dato che arrivava per la prima volta da campionessa di un primo live event, non poteva uscirne con una sconfitta. E ne è uscita invece con un grandissimo successo. Praticamente ha fatto uno slam di cinture perché ha conquistato in un anno ben 4 titoli in WWE, una cosa che forse non è mai riuscita a nessuno, vado a memoria, ma non mi sembra una cosa del genere riuscita a qualcuno, sicuramente non in campo femminile, dato che ha conquistato ad NXT il titolo nordamericano e il titolo principale di NXT. Qui nel main roster, a Raw per la precisione, il titolo del mondo e adesso il Crown Jewel Championship, quindi veramente qualcosa di clamoroso, un anno spettacolare per Stephanie McGarr che non mi aspettavo ovviamente facesse così in fretta, la portassero in alto così in fretta, sapevo che sarebbe arrivato al titolo del mondo prima o poi, ma non mi aspettavo così in fretta e non a fare questi passi da gigante in maniera così rapida. Però sono contento per lei, sconfitta che ovviamente non intacca lo status di Tiffany Stratton, ma che potrebbe a livello di storyline creare qualche crepa magari per un avvicendamento anche per quanto riguarda il titolo WWE. Io spero con una Jade Cargill heel, quello che mi auguro, però vedremo poi quali saranno gli sviluppi. Io Sky e Rhea Ripley invece, come da copione, hanno sconfitto le Kabuki Warriors. Rhea Ripley giocava in casa, Io Sky doveva vendicarsi delle sue ex compagne di squadra. Un match che è durato più di quello che pensavo. Diciamo che non è che mi abbia entusiasmato questi tag team match, non è che mi emozionino particolarmente, a meno che non ci siano proprio delle storyline intense. E questa storyline non mi ha convinto proprio tantissimo in un certo senso, quindi credo però che possa essere stata interessante, possa essere stato interessante come risvolto, come match. Ripeto, anche se non esaltante, l'esito era piuttosto scontato. Io Sky e Rhea Ripley escono vincitrici, ma occhio che le Kabuki Warriors secondo me non lasceranno perdere Io Sky e forse neanche l'australiana, quindi potrebbe esserci anche un seguito a questa rivalità nelle prossime settimane, magari uno scontro diretto tra Asuka e Io Sky o anche tra Asuka e Rhea Ripley. Saranno degli incroci molto molto interessanti da capire, perché comunque le due, soprattutto Io Sky e Rhea Ripley, dovranno tornare nel giro di titolato prima o poi, e magari potrebbe tornarci anche la stessa Asuka qualora dovesse vincere l'uno contro uno contro, che so, Io Sky. A quel punto potrebbe anche andare a richiedere una chance titolata contro Stephanie McGarr. Grandissimo match, secondo me il match della serata è stato quello tra John Cena ed AJ Styles, perché i due si sono affrontati in una battaglia clamorosa, durata praticamente quasi quanto il main event e poteva essere tranquillamente il main event della serata. Citazioni su citazioni a livello di mosse da parte di John Cena, che ha insistito insomma su questa linea che aveva già battuto, una strada che aveva già battuto precedentemente, ormai da quando praticamente è tornato tra i face. Questa volta anche Jay Styles comunque si è adattato e anche lui comunque non si è risparmiato in termini di citazioni, ha fatto la switch in music di Shawn Michaels. John Cena invece ha fatto la Sister Abigail di Bray Wyatt, ha effettuato anche la manovra di Chris Jericho, la Walls of Jericho, ma era più una Lion Tamer, poi ha effettuato anche la Skull Crush in finale di The Miz e per chiudere invece la Tombstone Pile Driver di Undertaker, che ha preceduto la sua classica Attitude Adjustment, che gli ha permesso appunto di chiudere l'incontro a 5 stelle secondo me contro Jay Styles, il match della serata, forse anche il match dell'anno, perché è stato veramente eccezionale nonostante non ci fosse una stipulazione speciale, nonostante John Cena sia stato molto criticato negli anni nel corso della sua carriera per delle carenze dal punto di vista del lottato. È stato veramente un match che ha rubato la scena e che secondo me potrebbe veramente entrare di diritto nella lista dei match dell'anno, ma forse potrebbe essere anche il migliore dell'anno. Tra l'altro sembrava un match di ritiro non soltanto di John Cena, ma anche di AJ Styles. È stato bello l'abbraccio alla fine tra i due, chiaramente, dato che AJ Styles comunque si ritirerà il prossimo anno, da quello che ha annunciato e che ha confermato anche nel kick-off dello stesso evento, ovvero di Crown Jewel. Però credo che per AJ Styles poteva essere anche questo la chiusura del cerchio come match. Sarà difficile ripetere un match del genere, non tanto da parte sua, ma proprio come alchimia con un altro avversario. Quindi fondamentalmente quello che aveva detto AJ Styles a Raw, ovvero non ci serve una storyline, almeno con John Cena, non serve una storyline in questo caso per attirare l'attenzione del pubblico e per rubare la scena, perché bastano le qualità sul ring.
e quello che ha detto AJ Styles è stato pienamente confermato, perché il match veramente è stato spettacolare e a mio avviso uno dei migliori dell'anno. L'ho detto più volte e lo ripeto perché veramente qualcosa di strabiliante, sbalorditivo. Sono molto contento di come si sia conclusa la contesa. Chiaramente non ho detto il vincitore è stato John Cena, ma era abbastanza scontato anche questo match. Come ho già detto, l'unica sorpresa che si è verificata è stata la vittoria di Bronson Reed. Per il resto tutto molto molto lineare, come si poteva immaginare. Adesso ci si prepara chiaramente per il prossimo evento, ovvero Survivor Series War Games, e lì la marcia di avvicinamento sarà molto interessante, dato che anche John Cena dovrebbe essere nel match a 5 uomini, ovvero nel War Games match, magari addirittura al fianco di Roman Reigns, e quella sarebbe una cosa veramente clamorosa se si dovesse verificare. Staremo a vedere. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.